Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti sul canale per chi passa per la prima volta sotto questo video. Napoli-Fiorentina 3-0, la finale di Supercoppa raggiunta, cosa che non era né scontata e né semplice perché venivamo e veniamo ancora da un momento di incertezza totale. Avevamo vinto la partita con la Salernitana sul finale, giocando però eh, non bene, diciamoci la verità, giocando non bene, anche se il secondo tempo contro la Salernitana qualcosina in più l'avevamo fatta, ma un primo tempo quasi horror con zero occasioni e quindi questa era una partita fondamentale. Mazzarri in conferenza dice io ho studiato la Fiorentina e la partita di andata, l'abbiamo visto perché all'andata il Napoli ha sofferto la Viola per tutti i 90 minuti, anche grazie ad accorgimenti tattici di chi era in panchina prima di Mazzarri, che a partita in corso per me Garzia poteva essere anche un ottimo allenatore, eh, schierando un 11 titolare volendo contrastare e studiando la partita, ma a partite in corso per me è uno degli allenatori più scarsi che io ho mai visto sulla faccia della terra. Situazioni che non ha mai visto, situazioni che ha complicato con dei cambi molte volte. Mazzarri su questo è anni luce avanti, al di là che si possa dire uno è un difensivista e contropiede e l'altro vuole giocare palla a terra, però mi tengo a partite in corso Mazzarri tutta la vita. Detto questo, prima di cominciare a analizzare un attimo la partita, con numeri, statistiche, facciamo le pagelle per tutti i calciatori del Napoli, non andate via ovviamente e vi chiedo di restare su questo video fino alla fine. Vi invito anche ad iscrivervi al canale per chi è nuovo e passa per la prima volta, attivando la campanella così restate aggiornati sui contenuti. Partiamo perché non voglio dilungarmi troppo, anche se è un video dove analizzeremo il tutto e diciamo fare tutto in meno di 10 minuti diventa difficile. Statistiche della partita. Se guardiamo i numeri senza guardare il risultato sopra, potremmo dire vabbè ha vinto la Fiorentina e invece 3-0 per il Napoli. I numeri aiutano a capire situazioni, ad analizzare le partite, però vanno comunque guardate perché il Napoli si presenta con un XG inferiore, meno possesso palla, la metà dei tiri totali. È vero che però 4 al Napoli e 1 in porta come tiri, quindi possiamo dedurre che la Fiorentina ha lasciato quasi Collini farsi una giornata di vacanza, diciamo così. Quindi i numeri sì, ma molte volte dobbiamo comunque contestualizzarli e rapportarli alla partita che abbiamo visto, perché non è che meno possesso palla il Napoli e meno XG il Napoli ha demeritato, o meglio ha rubato il risultato che non meritava, assolutamente no, perché è un Napoli che ha arginato qualsiasi linea di passaggio interrompendo il gioco molte volte con falli fatti finalmente dove dovevano essere fatti, anche se alcuni al limite dell'area di rigore. Dobbiamo migliorare in quelle situazioni, ma senza essere ammoniti, senza essere mai in ritardo, ma stando sull'avversario e buttandolo a terra quando poi la situazione poteva essere pericolosa. Infatti vediamo che il Napoli ha più falli della Fiorentina, se li becco 12-8, 4 falli in più, un cartellino giallo a 0, 0 per il Napoli e 1 per la Viola, quindi siamo stati attenti anche in questa situazione nel saper far fallo, perché per fare fallo comunque bisogna avere determinate caratteristiche e una visione del momento impeccabile per non beccare, non beccare un cartellino. Facciamo meno passaggi, completiamo meno passaggi, ma abbiamo quasi 6 km percorsi in più e a fine partita, non so voi, ma io ho visto tanti calciatori del Napoli che erano, voi ovviamente, la vittoria, l'essere galvanizzati dall'aver raggiunto la finale, ma poco e pochissimo in affanno a livello proprio atletico, quindi molti tasselli stanno tornando, diciamo, al loro posto. È ancora presto, senza fare
abbiamo vinto 3-0 con la Fiorentina, allora il quarto posto è in discesa, ci arriviamo, eccetera, eccetera, perché il campionato è molto lungo ed è una sola partita. Il test non si chiama nemmeno Lazio o Inter in questa finale di lunedì, ma si chiamerà Lazio in campionato, perché poi è lì che eh, devi vincere per forza. La finale la puoi vincere, ma è una partita secca dove entreranno in gioco dinamiche diverse, hai forse un tantino di pressione perché appunto è un trofeo da alzare in 90 minuti. In campionato devi essere molto più lucido se vuoi arrivare a quel quarto posto, quindi non bisogna steccare più né partite e né risultati. Detto questo, togliamo questa schermata e andiamo a fare le pagelle del nostro Napoli. Allora, Gollini, ce le ho scritte qua, Gollini 6. È un 6 che però ha un valore altissimo, che significa, non significa che sei stato sufficiente negli interventi, ma sei stato poco chiamato in causa, ha diretto la difesa urlando a gran voce tutte le volte. C'è stato un battibecco con Rachmani in una rimessa laterale che la Fiorentina ieri usava come cross praticamente, tutte le rimesse laterali dalla destra, dove Rachmani si credeva che Gollini usciva, non è uscito e si è creato questo battibecco. Scusate, questo battibecco tra Gollini e Rachmani che lo voleva appunto, lo voleva vedere al centro area, al portiere, non c'è stato e Gollini ha chiesto scusa, ma è solo quello il frangente o la defiance, diciamo, a livello tattico di veduta del nostro portiere. Io vorrei Gollini tutta la vita, ma lo sapete benissimo come la penso. 6 a Gollini, quasi politico per non essere quasi mai stato chiamato in causa. Do un 6 pieno quasi tendente al 6,5 a Di Lorenzo, però ci sono delle attenuanti perché c'è stato il cambio tattico, c'è stato il cambio appunto modulo, quindi si è trovato un tantino spaesato con Mazzocchi vicino, perché sulla carta doveva essere un 3-4-2-1 come lo decantavano tutti, ma è stato un 5-4-1 spudorato. Poi ovviamente la difesa a tre ti si presenta quando va in fase offensiva e in ripartenza, ma forse si è trovato un attimo spaesato con un altro terzino per caratteristiche vicino e dopo le due imbucate di Inzola nel secondo tempo Mazzarri, grande occhio a partite in corso, ha inserito Ostigard e non abbiamo sofferto nemmeno più quelle imbucate dove Nzola stava rompendo le scatole dietro la linea di Di Lorenzo. Comunque partita più che sufficiente del capitano. Arriviamo pure a un 6,5 pieno perché c'è l'assist per il primo gol di Zerbin, appunto su quel calcio d'angolo spizzato, schema, calcio d'angolo spizzato sul secondo palo e dai la mezzala, il centrocampista che si inserisce a tutta birra e sul secondo palo la butti dentro e sono situazioni dove molte volte finisce comunque con uno scontro abbastanza violento o col portiere oppure un difensore che comunque ti si mette davanti, gli va a sbattere contro e finisce relativamente male. Ieri ho avuto un tantino di paura quando Zerbino ha sbattuto la testa sul palo perché in un primo momento ho visto già qualche calciatore del Napoli che gli apriva la bocca cercando ovviamente di evitare il soffocamento. Poi è andato tutto bene e per il meglio. Tant'è vero che Zerbini si è alzato da terra e poi ha fatto anche il terzo gol. Partita esagerata del nostro giovane. La coppia centrale. Io do 7 a tutte e due, sia a Rachmani e sia a Juan Jesus, perché ci sono state delle situazioni che mi fanno ben sperare per il futuro e secondo me molto più coperti così rendono anche di più, al di là che tu voglia stare basso o più alto con la linea difensiva. Poi è il mio parere, ma due centrali, quando hanno un portiere che esce sulle palle alte, ti richiama la linea quando sei fuori posizione, dà più sicurezza
ti fa anche giocare un tantino meglio e in maniera tra virgolette più spensierata e meno pesante a livello mentale. Quindi c'è anche da dare un tantino di merito a chi era in porta. Comunque 7 alla tua coppia, alla coppia centrale. Mazzocchi. Mazzocchi si prende un bel 6 e mezzo pieno, ha dato tutto. Ovviamente abbiamo spinto poco in avanti rispetto a quel che ci si aspettava, ma le catene cominceranno a funzionare poi con gli allenamenti e sarà tutto più fluido con tanti allenamenti su questo cambio modulo. Però quello che mi è piaciuto di Mazzocchi è stata diciamo la maturità nel non perdere mai le staffe nelle uscite dal basso, preciso nei passaggi, triangoli nello stretto dove la Fiorentina ti veniva a prendere comunque alto ed era complicato uscire. Una buona intesa anche con Di Lorenzo in questo cambio modulo. Mi è piaciuto e non poco Mazzocchi, passato a sinistra poi quando è entrato Ostigard e ha fatto bene anche lì, uscito per crampi perché ha dato praticamente tutto. Zerbin subentrato a Mazzocchi così non ci perdiamo d'animo, 8 in pagella perché Zerbin quando entra al di là che possa avere un bagaglio tecnico diverso o inferiore a qualcuno, entra sempre in campo con tanta voglia di spaccare il mondo, sudare la maglia sempre e comunque. Ieri ha fatto la differenza perché buttarsi a capofitto sul 2-1 rischiando di andare a sbattere contro palo, portiere e difensori non è da tutti. Zerbin è uno che a livello agonistico non si è mai tirato indietro, tanto è vero che a livello di spezzettamento di gioco e farfallo è sempre il primo quando entra e la gamba non la toglie quasi mai. 8 perché nella partita di ieri sei stato quasi l'eroe da rabbia, diciamo così, quindi ti meriti ovviamente il voto, meriti tutti gli elogi che ti sono stati fatti ieri e quindi eh, gli diamo 8 in pagella e gli facciamo gli auguri nel caso dovesse andare a Frosinone, anche se io me lo terrei a Napoli anche fino a fine campionato. Poi se vuole andare via è ovviamente anche una scelta sua, ma Mazzarri credo che veda in Zerbin comunque un calciatore che può dare una mano a partite in corso, quindi vedremo poi come si evolverà la situazione mercato. Caiust. Caiust gli diamo un 6,5. Caiust è più che sufficiente, ripescato in extremis dall'infortunio contro la Salernitana. Lo si è visto perché comunque nel secondo tempo è calato sia fisicamente sia a livello di lucidità. Poi è uscito di nuovo per affaticamento, infortunio, ancora non ho letto bene se potrà esserci lunedì nella finale, ma vedremo. Comunque 6,5. Mi piace che si porta sempre a ridosso dell'area di rigore, al di là che tu possa avere eh, un tiro scarso e possa essere comunque giusto sufficiente nei tiri in porta, è sempre buono avere quel calciatore fuori l'area di rigore che possa ribadirti la palla in rete al limite, azzeccare un tiro. È una cosa che ci si può lavorare. Secondo me, Caiust per gamba, per inserimento e per gioventù, mettiamola così, può fare molto bene in vista futura. 7 all'Obotka. 7 all'Obotka perché in un cambio modulo dove eh, devi fare cose diverse, diventi un playmaker diverso, resti un punto di riferimento per tutti perché quando dai la palla all'Obotka è come metterla in cassaforte, però cambiano le linee, cambiano i movimenti, cambiano le zone di passaggio e Lobotka sembra non risentirne. Ecco perché nasce un 7 pieno anche a livello di recupero palla. Ha recuperato tantissimi palloni anche ieri e appunto disegna passaggi che gli avversari non immaginano nemmeno, eh, pur dovendo giocare in un centrocampo a 4. Quindi
non è né il centrocampo a 3 né il modulo né tantomeno lo stare nella metà campo avversaria o avere una linea molto bassa. Lobotka, come si dice a Napoli, è giocatore di pallone e lo si è visto anche ieri. Mario Rui. Mario Rui, colui che ha sofferto di più secondo me, però è una partita, mi prude il naso, devo, forse qualcuno che mi vuole picchiare. Comunque, Mario Rui 6 è quello che ha sofferto di più il cambio modulo, deve incamerare determinate situazioni e determinati movimenti perché l'ho detto anche ieri in live, ringrazio tutti coloro che sono stati in live con noi ieri fino a notte inoltrata, fino a luna quasi siamo stati in live. Mario Rui con quel piedino educato potrebbe essere veramente un'arma in più, soprattutto nelle ripartenze, incamerando però i movimenti offensivi dove il Napoli deve migliorare. La linea difensiva e la linea mediana ieri hanno lavorato in maniera perfetta. Bisogna solo creare scompiglio e più spazi quando si va in ripartenza, ma siamo una squadra che non l'ha quasi mai fatto ultimamente, quindi è una cosa che verrà appunto col tempo. È entrato Ostica dal posto di Mario Rui 6, non c'è stata nessuna sbavatura e le tempistiche per argomentare di più sono molto corte. Politano 6 e mezzo, anzi 7 a Politano. 7 a Politano, massima fiducia perché Politano da inizio anno che l'avversario si chiami Real Madrid, Fiorentina, Inter, Juventus, eccetera, eccetera, eccetera. Politano fa sempre la stessa partita. Gli devi mettere sempre un avversario a uomo addosso e molte volte non basta. Ecco perché mi auguro che Politano rinnovi e non parta, almeno in questa fase di mercato di gennaio, perché poi non vorrei privarmi di un calciatore che mentalmente e fisicamente sta bene in questa annata dove dobbiamo raggiungere, appunto, cercare di raggiungere questo quarto posto. Lindstrom 6 per lo stesso motivo di Ostigard, è vero che ha avuto un po' di tempo in più per giocare, facciamogliela fare una mezz'ora in tutte le partite, cercandolo di farlo entrare, forse anche al 45esimo. Talvolta qualche partita lo potremmo schierare da titolare perché bisogna farlo giocare e dargli minutaggio e fiducia perché Lindstrom sarà, mi auguro che sarà e diventerà una delle armi di questo Napoli perché le caratteristiche tecniche ci sono tutte, ragazzi. Io continuerò a dirlo e continuerò a scagliarmi contro tutti quelli che dicono Lindstrom è un pacco. Lindstrom non è assolutamente un pacco, sono però annate che vanno così e bisogna un tantino analizzare anche queste situazioni senza bruciarsi un acquisto secondo me fondamentale per il Napoli del futuro. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia anche lui più che sufficiente, credo, anche se molto distante dalla porta, è un modulo diverso, è un tipo di calcio che faremo da qui in avanti in maniera diversa, ma se Mazzarri ci sta quasi riuscendo, ci sono state avvisaglie positive da questo punto di vista nelle partite scorse, cercando di distaccare Kvaratskhelia dall'estremo esterno, accentrandolo di più, eludendo quelle marcature e quelle gabbie che vengono fatte sulla corsia esterna. Se lo mettiamo fuori modulo, ovviamente tra i titolari, ma fuori modulo a livello tattico, dandogli completa libertà di manovra, Kvaratskhelia tornerà ad essere determinante, perché anche ieri l'abbiamo visto da destra a sinistra, ha sbagliato un passaggio, o meglio, un passaggio era troppo forte in una ripartenza, mi sembra che erano Mazzocchi e Politano andati dietro la linea di difesa della Viola dove il Napoli avrebbe capitalizzato il 2-0 molto prima, passaggio ovviamente troppo forte che va a finire sul fondo, ma sono situazioni e automatismi che studiati e fatti in allenamento porteranno a divertimento totale da parte di noi tifosi. Zielinski 6, niente, nessuna sbavatura, quindi per i subentrati diciamo che argomentiamo un po' meno perché c'era il risultato in cassaforte, c'era una partita da mantenere e abbiamo mantenuto la Viola comunque a 0 gol e la porta in diciamo la porta in come si dice inviolata, ecco, non mi veniva il termine. Il Ciolito Simeone
Allora, per me il solito Simeone, al di là che Zerbin abbia fatto 2 gol e sia stato quasi l'uomo partita, perché poi bisogna vedere, bisogna vederle tutte le situazioni e Simeone per me è da 8 in pagella. È da 8 in pagella per il gol che ha fatto sia per l'inserimento che per la finalizzazione. E poi ragazzi, Simeone ha fatto venire il mal di testa a tutta la linea difensiva solamente con dei movimenti per portarli a zonzo e creare poi gli spazi per inserimenti di esterni, laterali e centrocampisti. Attaccante completo, attaccante che vorrebbero tutti in Serie A. E a me piacciono molto personaggi del genere sia per il carisma e sia per diciamo la duttilità tattica. Non sono attaccanti relegati a un determinato tipo di modulo e di situazione, ma si adattano a qualsiasi cosa perché l'unico obiettivo è scardinare la difesa avversaria, andare in porta e buttare la palla dentro. Quello è l'unico obiettivo per personaggi del genere. Simeone è uno di quelli e mi auguro che, credo che non succeda, ma mi auguro che chiuda la carriera a Napoli e si faccia tutta la trafila fino a quando vorrà smettere. Ovviamente non credo sia una cosa che succederà, ma mai dire mai. Io mi sono attaccato a Simeone come posso essere attaccato a un Pampa Sosa, senza se e senza ma, al di là che stia a Napoli da poco. Simeone ha già dimostrato tutto l'amore che prova nei nostri confronti e dimostra in campo tutte le volte che gioca attaccamento, professionalità e toglie le castagne dal fuoco tutte le volte che gli si presenta l'occasione. Simeone ha un rating, ha una percentuale, non un rating, tra occasioni create e gol fatti che secondo me è altissima. Mazzarri, 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 quanto gli diamo a Mazzarri? Io gli ho dato un 8, forse sono troppo largo. Non sono troppo largo perché Mazzarri da una conferenza iniziata un po' goffa, diciamo, pre Napoli-Fiorentina. Abbiamo finito in un quadro tattico perfetto. In un quadro tattico perfetto perché la Fiorentina andava arginata così e prenderla alta avrebbe portato solamente ad una sconfitta e anche sonora, perché se la vai a prendere troppo alta la Fiorentina ti fa male e Mazzarri l'ha studiata e lo si è visto, perché la Fiorentina ha questa pecca. Ti viene a prendere sempre alto, però non riesce, quando la vai a attaccare dietro la linea difensiva in ripartenza, non riesce a starti appresso a livello di rapidità di difensori forse. Oppure per le troppe energie che si spendono dominando nella metà campo avversaria, poi perdi di lucidità in un'eventuale ripartenza avversaria e non è solo il Napoli di ieri, ma la Fiorentina per chi guarda le partite in campionato e riesce a vederne quanto è più possibile, la Fiorentina diciamo denuncia tra virgolette questa situazione in determinati match. Mazzarri l'ha letta come si deve, allenatore navigato, allenatore che conosce il calcio italiano come si deve e che ha una lettura della partita in corso sicuramente superiore a chi lo ha preceduto sulla panchina del Napoli, ma anche tatticamente siamo lontani e in meglio anni luce rispetto a chi c'era prima. Lasciatemelo dire, non è uno sfogo né tantomeno un voler inveire su chi c'era prima, sono dati di fatto, al di là dei punti che non sono arrivati da parte di Mazzarri, ma le situazioni le abbiamo già analizzate a livello temporale, non ci ritorno. È un cammino che poteva andare così e ce lo si poteva aspettare che andasse così a livello di punti con le partite da affrontare e gli avversari che ha affrontato Mazzarri finora. E poi sono contento da questo punto di vista perché quando Mazzarri firmò il contratto da traghettatore dissi ok, io su Mazzarri darò un giudizio diciamo più ampio
da gennaio o metà gennaio, quando si vedranno risultati, allenamenti, eccetera, eccetera. Così è stato, e il cambio modulo che poteva avvenire anche contro il Torino, perché Mazzarri ci ha provato con Mazzocchi, che poi si è fatto cacciare fuori, e non è stato possibile cambiare modulo e mettersi a specchio in quella partita, perché non lo so se poi nel secondo tempo avremmo sofferto come il primo contro il Torino, ma è acqua passata e ovviamente è una cosa che abbiamo visto ieri, funziona, continuiamo su questa strada, perché a me non dispiace assolutamente di vincere le partite così, perché tatticamente sei comunque ordinato e riesci ad avere un'identità di gioco che possa essere difesa e ripartenza o possesso e dominio. L'importante è che si riescano ad innescare automatismi perfetti per la filosofia di gioco che vuoi esprimere. Mazzarri l'ha sempre saputo fare, e quindi facciamo gli applausi al Napoli e al nostro mister per l'approdo in finale. Vedremo lunedì poi come andrà a finire. Ci vediamo ovviamente sul canale, restate aggiornati e iscrivetevi per chi non l'ha ancora fatto, perché nel proseguo dei giorni ci saranno altri video, analizzeremo anche la partita contro l'Inter e qualche live da qui a lunedì sicuramente ci sarà. Quindi restate aggiornati e sempre Forza Napoli. Ciao!